Ciao, bentrovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Il titolo del video di oggi è Il duro narcisista. Allora, prima di iniziare ti voglio dire che se per favore metti ai like a questo video così mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a fare video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, ti voglio dire che se hai qualche argomento da suggerirmi in tema di relazioni tossiche puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrei tenere in considerazione e ovviamente che dovrei fare e ovviamente lo terrò in considerazione. Chiusa parentesi. Molte vittime mi scrivono e mi chiedono: ma com'è possibile che il mio narcisista sia diventato così duro, così inflessibile, così rigido, così severo? Com'è possibile che quella persona carina, dolce, presente si sia modificata? Ora, questi sono temi ricorrenti, ho già fatto dei video sull'argomento, ma faccio questo video nuovamente perché io ascolto che cosa dicono le vittime e questo è un argomento che sciocca le persone che ci passano. Perché? Perché le relazioni tossiche si chiamano proprio tossiche con narcisisti patologici perché creano proprio una sorta di tossicità interna per la vittima e questa può cadere in depressione, ha degli stati di ansia profondi, ha delle crisi di panico, può essere preda di una rabbia immotivata, quindi insomma gli cambia il carattere. Voglio dare delle spiegazioni, voglio dare delle risposte alle vittime perché purtroppo essendoci passato ho sentito molti racconti, come dico spesso, e ho studiato molto l'argomento. Il punto è questo qua. Perché è così duro il narcisista? Perché un narcisista patologico devi capire che è una persona estremamente egocentrica. Vede tutte le persone come degli oggetti da utilizzare per poi scartare. Primo. Secondo, ha bisogno di nutrimento narcisistico e si stanca in fretta. Quindi se lo trovi duro è probabilmente o ti ha lasciato e non ti vuol parlare, ricordando sempre che i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Ripeto che non può parlare, non ti vuol parlare oppure ribalta le frittate, è diventato offensivo. Ricorda perché ha perso interesse per la vittima. Ma non è un disinteresse definitivo. Credimi, se tu sei la vittima ti tornerà a cercare. Però al patto che tu non lo cerchi, perché un narcisista patologico è una persona che più la vittima scartata lo cerca e più lui si allontana. Più la vittima scartata non lo cerca e non lo guarda, e più il narcisista patologico, incuriosito, tornerà a cercarla. È duro, morale della favola, proprio perché prima di tutto ha qualcos'altro per la testa, un'altra vittima, oppure potrebbe essere semplicemente star con i propri amici, o vuole la sua tranquillità facendo i fatti propri. Quindi diventa duro perché tu gli stai chiedendo delle domande, ti stai facendo delle domande e lui non ti vuole rispondere. Perché un narcisista patologico è un bambino egocentrico che vuole tutto a suo modo e ovviamente non si vuole prendere le responsabilità. E diventa duro, e diventa inflessibile, e diventa scontroso, e diventa offensivo. Quindi cosa consiglio? Ti consiglio di, se hai a che fare con un narcisista patologico e ormai i segnali dovresti averli capiti, ma i più importanti sono senso di grandiosità, si sentono superiori, estremamente egocentrici, non empatici, estremamente competitivi, permalosissimi e ovviamente sono persone che credono di avere tutto dovuto, hanno un grande senso di diritto, quindi loro possono offendere ma non accettano offese dagli altri. Quindi queste sono le caratteristiche principali. Se hai a che fare con un narcisista patologico ti consiglio di non farlo ragionare, star lontano, anche se fa male perché ci sono passato, star lontano, non cercarlo, non guardare i suoi stati social e tutto il resto, stai lontano almeno per i primi 30 giorni totali per poi farne 90 definitivi. I primi 30 giorni sono importantissimi che tu non sappia niente di lui o di lei. Quindi niente di niente significa non vedere una foto che lo ritragga, non sapere nulla a livello di social. Vedrai che dopo i primi 30 giorni starai meglio. Il narcisista patologico è proprio duro perché si scoccia quando la vittima gli fa troppe domande o lo cerca, quindi lascialo andare. Questa durezza gli passerà e tornerà spesso e volentieri, guarda, più spesso perché al 90% tornano tutti i narcisisti patologici, tornerà e magari sarà diverso, sarà tra virgolette con la coda tra le gambe. Tutto qua, quindi stagli lontano, la durezza fa parte del fatto che lui vuol stare a qualcos'altro per la mente. Ciao da Stefano.